Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, ed ora, prima di cominciare, vediamo la sigla! Come avrete certamente capito dalle immagini che stanno andando in sovraimpressione, oggi, in via eccezionale, parleremo di ben due personaggi, i grandissimi Guile e Charlie. Nash nella versione giapponese di Street Fighter Alpha 1, 2 e 3 e da Street Fighter 5 anche in Occidente. Qualora qualcuno di voi si stesse chiedendo il perché di questa differenza tra Oriente e Occidente, la risposta è presto detta. Charlie è il nome del personaggio, mentre Nash è il suo cognome. In Giappone si è preferito chiamarlo per cognome, mentre in Occidente per nome. Tutto qui. Dato che le storie di questi due amici piloti d'aerei da guerra sono strettamente interconnesse, per fornirvi un quadro migliore e più esaustivo riguardante le loro vicissitudini, mi sembrava più corretto realizzare una serie di video dedicata ad entrambi. Cominciamo col dire che il tenente Guile ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter 2, The World Warriors, nell'ormai lontano 1991. È nato il 23 dicembre ed è di nazionalità statunitense. È alto 182 cm e pesa 86 kg. Le sue misure sono 125, 83, 89 e il suo gruppo sanguigno è di tipo 0. Il suo stile di combattimento è un misto di mosse provenienti da svariate arti marziali e dal wrestling. Ama il caffè, quello americano ovviamente, ed il natto, un alimento tradizionale giapponese prodotto attraverso la fermentazione dei fagioli di soia, dal sapore molto forte, che lui ha mangiato per la prima volta in compagnia di Ryu, quando si trovava in Giappone. Tra le sue abilità speciali, oltre a quelle caratterizzanti il suo straordinario modo di combattere, che ben conosciamo, si segnala che Guile è un vero fenomeno nel gioco delle freccette. William, per chi non lo sapesse, è questo il suo nome, è un pilota della US Air Force ed è il miglior amico di Charlie. Guile indossa sempre una collana, quella con le piastrine di riconoscimento tipiche dei militari, ed oltre alle proprie, indossa anche quelle del suo amico Charlie, che per molto tempo era stato da tutti, lui compreso, ritenuto morto. Anche Guile riesce a tramutare il Ki, l'energia interiore, in arma, proprio come fanno Ryu e Ken. Si dice che il suo Sonic Boom, così si chiama la tecnica che riesce a generare tramite l'utilizzo del proprio Ki, sia in grado di tagliare chiunque e qualunque cosa. Stesso dicasi anche del suo Flash Kick, una fenomenale tecnica utilissima contro gli attacchi provenienti dall'alto. Charlie invece ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter Alpha nel lontano 1995. La sua data di nascita è sconosciuta ed è di nazionalità statunitense. È alto 186 cm e pesa 84 kg. Le sue misure sono 123, 81, 87
e il suo gruppo sanguigno è di tipo AB. Nash ha un forte senso della giustizia e di tanto in tanto non disdegna un buon bicchiere di scotch, ma non temete. Lui è un uomo responsabile, sa moderarsi e non arriva mai al punto di ubriacarsi, perché vuole essere sempre padrone di se stesso e fa bene. Prendiamolo ad esempio, soprattutto quando dobbiamo guidare. Mi raccomando, ragazzi, facciamo tutti come il buon Charlie. Tra le sue abilità speciali, oltre a quelle caratterizzanti il suo straordinario modo di combattere che ben conosciamo, si segnala la sua abilità come manutentore e pilota degli Harriers. Non a caso vediamo un Harrier sullo sfondo del suo stage in Street Fighter Alpha 2 e lo vediamo pilotarne uno in Street Fighter Alpha 3. Come se non bastasse, il nostro caro Nash è anche uno psicologo di grande talento, cosa che probabilmente lo avvantaggia molto nelle relazioni con gli altri, ma anche in combattimento, perché gli consente di prevedere le mosse dei suoi avversari, cosa che possiamo constatare leggendo questa frase da lui pronunciata dopo una vittoria. Posso anticipare i tuoi movimenti, ma non è una novità. Potevo farlo anche prima. Non tutti sanno che i caratteristici occhiali di Charlie hanno uno scopo puramente estetico, poiché egli ha una vista di 10 decimi. Lui pensa che indossarli gli conferiscano un'aria più intellettuale e che bilancino l'effetto un po' trasandato donatogli dalla sua pettinatura scompigliata e stravagante. Il suo stile di combattimento, che come Guile ha appreso durante il suo addestramento militare, fonde mosse provenienti da diversi stili di arti marziali con quelle tipiche del wrestling. Guile e Charlie hanno avuto lo stesso maestro oppure uno dei due ha insegnato all'altro a combattere? Direi che questa è una domanda più che legittima, ma purtroppo, per ora, non abbiamo dati che ci consentano di giungere ad una risposta certa. C'è però un indizio che lascerebbe supporre che potrebbe essere stato Charlie ad insegnare a Guile a combattere. Fate molta attenzione alla frase che sto per pronunciare, la quale è stata tratta, parola per parola, dal manuale di Street Fighter Alpha. Essendo Charlie il mentore e l'amico di Guile, i loro stili di combattimento sono piuttosto simili. La frase che ho appena pronunciato sembrerebbe fornire un certo sostegno a questa ipotesi, o quantomeno lascia supporre che Charlie abbia insegnato a Guile alcune mosse, probabilmente il Sonic Boom e il Flash Kick, perché la parola mentore significa fido consigliere, guida saggia ed è anche sinonimo di maestro, insegnante, per cui la cosa sarebbe plausibile. Comunque, prendete ciò che ho detto per quella che è, una semplice ipotesi e nulla più. Charlie è un soldato, un tenente della US Air Force, dal carattere calmo e razionale. Indossa sempre le sue targhette di riconoscimento, in qualsiasi situazione, per ricordare a se stesso e agli altri chi è. Charlie è sempre stato un militare irreprensibile e se una situazione gli appare sospetta, segue sempre il suo eccezionale istinto con determinazione ed investiga finché non l'ha chiarita, anche se ciò dovesse costringerlo a lottare da solo contro un intero sistema corrotto. Charlie Nash, da persona intelligente qual è, aveva capito che gli alti vertici militari americani
erano invischiati negli sporchi affari della Shadaloo e per smascherare e far condannare da un tribunale militare questi traditori della patria era intenzionato a raccogliere le prove necessarie a qualsiasi costo. Charlie non ha mai avuto paura di mettersi contro i cosiddetti pezzi grossi, perché per lui difendere il suo paese e la popolazione della sua grande nazione è la cosa più importante. E per tale nobile ideale è disposto anche a morire se necessario. Un vero patriota, non c'è che dire. Purtroppo però, proprio quando Charlie stava per mettere le mani sulle prove necessarie a portare alla luce questi casi di corruzione e di affiliazione dei vertici della Air Force con la Shadaloo, venne scoperto da un alto ufficiale che era da tempo sul libro paga di Bison. L'ufficiale in questione fece immediatamente trasferire Charlie in una postazione rurale, sperando di rovinarne i piani e di toglierselo definitivamente dalle scatole, senza dare troppo nell'occhio. Senza saperlo, spedendo Charlie in quella base lontana, non ci è dato sapere ove questa si trovasse, quell'ufficiale corrotto si tirò la classica zappata sui piedi, perché fu proprio lì che il nostro buon amico con gli occhiali conobbe un piccolo gruppo di patriottici e valorosi soldati che, come lui, nutrivano dei forti sospetti nei confronti dei piani alti dell'esercito. Uno di questi soldati era il tenente Gail. Lui e Charlie strinsero subito amicizia perché, oltre all'amore che entrambi nutrivano per i combattimenti da strada, detestavano le ingiustizie e la corruzione e serbavano nel profondo del cuore gli stessi nobili ideali circa la difesa della patria. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare di Gail e di Charlie Nash la prossima volta, dato che le cose da dire su di loro sono davvero tante. Io nel frattempo vi invito a lasciarmi un bel like, ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella. Aiuta il mio canale a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter, di Guile e di Charlie Nash, che sono davvero tanti. Io per ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.